Gesù appare in un'ostia a Saint-André. Nel 1904, durante il congresso eucaristico di Angoulême, un sacerdote dell'isola francese della Réunion, nell'Oceano Indiano, attirò l'attenzione dei presenti con una testimonianza straordinaria. Si trattava di padre Lacombe, parroco della chiesa di Saint-André, che raccontò un evento prodigioso avvenuto nella sua parrocchia 2 anni prima e del quale egli stesso era stato il primo testimone diretto. Poco tempo dopo, durante un ritiro sacerdotale a Périgueux, ripropose lo stesso racconto senza alcuna variazione. Le sue parole coincidevano perfettamente con quelle di centinaia di fedeli presenti ai fatti, rendendo quella testimonianza ancora più forte e credibile. Secondo la sua testimonianza, la mattina del 26 gennaio 1902, i fedeli erano riuniti per la messa delle 8, durante la quale padre Lacombe aveva esposto il Santissimo Sacramento. Nel corso della celebrazione, come richiamato da un impulso improvviso e inspiegabile, il sacerdote si voltò verso l'ostensorio. Ciò che vide lo lasciò senza parole. Al posto dell'ostia appariva il volto sofferente di un uomo dai capelli lunghi e dalla barba, con gli occhi chiusi, il capo reclinato verso destra e le guance solcate dalle lacrime. Non si trattava di una semplice immagine, ma di una presenza reale, viva, con profondità e volume. Profondamente scosso, padre Lacombe cercò di ritrovare la calma, convincendosi che potesse trattarsi di una visione o di un'illusione. Al termine della messa, mentre padre Lacombe si trovava in sacrestia per deporre i paramenti, un fedele gli chiese la benedizione di una medaglia. Il sacerdote lo invitò prima a raccogliersi in preghiera davanti al Santissimo Sacramento. Poco dopo, l'uomo tornò profondamente scosso, affermando di aver visto il volto di Gesù nell'ostensorio. A quel punto il sacerdote mandò anche i chierichetti davanti al Santissimo perché riferissero ciò che osservavano. La loro risposta lo colpì profondamente. Al posto dell'ostia era chiaramente visibile il volto santo. Poco dopo, anche 2 donne anziane confermarono quanto era stato visto. Con loro c'era la nipotina di 7 anni, Marie Le Vaillant, che anni più tardi avrebbe ricordato quell'istante come indelebile, una visione impossibile da cancellare e capace di segnare tutta la sua esistenza. A quel punto, per il sacerdote non vi erano più dubbi. Ciò che aveva visto non era frutto della sua immaginazione. Nelle ore successive, la folla si accalcò attorno alla chiesa. Anche il sindaco di Saint-André, il signor Duménil, agnostico, fu testimone dell'evento, come avrebbe poi confermato. Il miracolo continuò fino alle 3 del pomeriggio, all'inizio della benedizione del Santissimo Sacramento. A quell'ora, diverse migliaia di persone erano entrate in chiesa. Verso le 14, l'apparizione cambiò. Il volto scomparve, lasciando il posto a un crocifisso le cui parti superiore e inferiore si estendevano oltre l'ostia. Il miracolo ha 2 aspetti principali. Il volto di Cristo appare sia davanti sia dietro l'altare, e quando la chiesa è al buio, candele spente e persiane chiuse, il volto si illumina e i suoi tratti diventano più nitidi. Curiosamente, non tutti lo vedono, come Madre Edward, suora di San Giuseppe di Cluny, mentre atei e non cattolici riescono a percepirne l'apparizione. Alcuni vedono subito il volto, altri solo dopo lunghe preghiere. Il fenomeno ricorda le apparizioni di Gesù o della Vergine. Le esperienze variano da persona a persona. Alcuni percepiscono tutto, altri niente, alcuni intermittente, altri in continuazione. Curiosamente, chi osserva l'ostensorio con un binocolo nota che il volto è meno definito che a occhio nudo. Tra i visitatori c'era anche una giovane pittrice che riprodusse fedelmente il volto apparso nell'ostia. Allertato, il vescovo di Saint-Denis avviò un'approfondita indagine canonica sul fenomeno. Incontrò padre Lacombe e raccolse di persona molte delle testimonianze oculari, valutando attentamente le centinaia di dichiarazioni firmate dai presenti. Per garantire il pieno rispetto a ciò che era accaduto, chiese che l'ostia miracolosa fosse prelevata e conservata in un luogo sicuro, secondo i protocolli della Chiesa per tali reliquie sacramentali. Oggi, la Chiesa di Saint-André continua ad aprire le sue porte a fedeli provenienti da tutto il mondo. Qui, tra le navate silenziose e le luci tremolanti delle candele, migliaia di persone vengono a pregare, a riflettere e a contemplare il luogo dove si manifestò questo straordinario miracolo eucaristico. È un luogo dove la fede si fa tangibile,
dove la speranza si rinnova e dove il mistero della presenza di Cristo nell'Eucaristia continua a toccare i cuori di chi vi si avvicina con devozione e meraviglia.